il futuro nella rete, questa rete idealmente lanciata per cogliere gli aspetti che sono gli aspetti del futuro. Ne abbiamo parlato prima, quando abbiamo attraversato le pagine della nuova povertà, abbiamo del futuro, del recovery, che per le generazioni di qui a venire e per le cose da fare, le infrastrutture immateriali, la rete. Ecco, noi questa sera abbiamo ospite il dottor Emanuele Briulotta, che è il responsabile per l'area sud di Open Fiber. Buonasera, grazie per essere con noi. Buonasera, grazie a voi. Ha un grande compito Open Fiber, perché sulle spalle ha la realizzazione di grandi opere immateriali, no? Che sono soprattutto l'allargamento della rete, la banda ultralarga. Diamo il benvenuto alla nostra guida, ad Emanuele Imperiali, Corriere del Mezzogiorno. Buonasera Emanuele, grazie per essere con noi. Buonasera a voi. Emanuele Briulotta, ingegnere, lei è palermitano, credo che metà della sua vita lei l'abbia spesa proprio nel mondo delle comunicazioni. Sì, diciamo che ho sempre lavorato nel mondo delle telecomunicazioni, ho sempre lavorato al sud. Questa cosa mi fa particolarmente piacere, soprattutto alla luce dell'opera che stiamo oggi realizzando e che ho sentito anche la vostra trasmissione. Insomma, c'è tanta bisogno di connessione ad alta velocità, perché non ci può essere crescita in un paese senza una rete di telecomunicazioni che supporti. Ecco, proprio questa grande opera che voi state realizzando, forse quella più importante alla luce anche della pandemia, no? Che ci ha fatto scoprire nuovi strumenti di contatto, di comunicazione, la rete di telecomunicazione a banda ultralarga, però soprattutto al sud si è sempre parlato di grandi opere, della necessità e anche della memoria di tante cose poi non realizzate. Per quanto riguarda invece Open Fiber, la situazione credo sia molto diversa. Abbiamo visto che anche a Napoli, per esempio, siete molto vicini a raggiungere il target. Sì, diciamo che la nostra è una di quelle grandi opere che avrebbe avuto tutti i prerequisiti per allungare la lista delle grandi opere irrealizzate del nostro paese, e soprattutto opere che magari tagliano a metà la nazione, lasciando fuori il sud. E questo per la complessità della nostra opera. Noi stiamo realizzando l'infrastruttura in fibra, ci teniamo a dire in fibra, più grande d'Europa, in un paese come l'Italia, che probabilmente ha un livello di burocrazia più alto in tutta Europa. Il progetto sta andando bene. Ad oggi possiamo contare già 11 milioni di unità immobiliari collegate, case, industrie collegate in tutta Italia, quindi siamo oggi qui a parlare di un progetto non che si dovrà fare, ma un progetto che è già in una fase particolarmente avanzata in tutta Italia. Le caratteristiche di questo progetto, di questa grande opera, che se vogliamo ci inorgoglisce anche parecchio, le caratteristiche, diciamo, la forza sta in alcune caratteristiche ben precise. Intanto il modello aziendale nostro di Open Fiber, che è il modello Only Wholesale. Noi non commercializziamo col singolo cliente finale, non vendiamo il servizio al cliente finale, ma abbiamo la mission di realizzare l'intera infrastruttura, quindi la rete, portare la fibra fino a dentro casa degli abitanti e delle industrie, e dopodiché mettiamo questa infrastruttura al servizio degli operatori commerciali, quindi Vodafone, Wind e tutti gli altri che stanno sul mercato, che a quel punto si faranno concorrenza tra loro sui servizi da vendere ai cittadini, piuttosto che sulla rete che appunto realizziamo interamente noi. L'altra caratteristica di successo è quella della infrastruttura tecnologica. La nostra rete è interamente in fibra, lo abbiamo progettata 5 anni fa e ci abbiamo anche visto particolarmente lungo, se vogliamo, perché al di là della pandemia, che certamente sta facendo esplodere la necessità di una connessione all'altezza, come per esempio la conversazione che stiamo facendo stasera, noi già diversi anni fa abbiamo capito che l'unica infrastruttura in grado di supportare connessioni di alta velocità e quindi poter scaricare parecchia banda è quella in fibra ottica, che ovviamente, oltre ad assicurare connessioni vicine all'ordine del gigabit, ha anche una affidabilità che nessun altro tipo di infrastruttura può offrire.
offrire. Quante volte abbiamo legato le nostre connessioni al fatto che fuori non piovesse o al fatto che fuori ci fosse bel tempo, perché con la pioggia la nostra connessione internet andava lenta piuttosto che non si crollava. Beh, ecco, la fibra è un tipo di infrastruttura che è assolutamente indipendente dalle condizioni meteo e ha una guastabilità praticamente pressoché vicino allo zero. Vedo il nostro Emanuele Imperiali che scalpita perché le vuole chiedere qualcosa di specifico per quanto credo riguardi l'area di competenza. Ho notato che voi, oltre che effettuare questo investimento nei grandi centri, siete andati anche nei piccoli centri. E questo mi sembra un fatto significativo, perché evidentemente consente una connessione a banda larga, ma anche nello stesso tempo a dimensione larga, perché prende anche i centri più piccoli. E ho visto che avete fatto un livello di investimenti molto elevato. Ecco, sarebbe interessante che lei ci possa dire qualcosa di più specifico su questo tema. Un'altra caratteristica, importante, che un po', è in controtendenza col passato, è che il fatto che il Sud in generale, la Campania in particolare, hanno un ruolo da protagonista nei nostri investimenti e nel nostro piano. Degli 11 milioni di cui parlavo prima, gli 11 milioni di unità immobiliari collegate di cui parlavo prima, 3 milioni e 600 riguardano l'intero Sud, e in Campania siamo già arrivati alle soglie del 1 milione di unità immobiliari connesse, e parliamo sia delle grandi città, dei capoluoghi di provincia che abbiamo coperto tutti, ma anche dei piccoli centri, dei piccoli borghi, delle isole. Quindi e questa, se vogliamo, è anche la parte più che ci inorgoglisce maggiormente, in cui veramente c'è un servizio sociale che in questo momento stiamo realizzando. Ed è assolutamente entusiasmante accorgersi che nel momento in cui mettiamo in commercializzazione e completiamo i lavori di un comune, immediatamente la risposta in termini di richieste è elevatissime. Lì non parliamo di connessioni più o meno veloci, lì parliamo di clienti che non hanno mai avuto una connessione ADSL, quindi è ancora più importante il lavoro che stiamo facendo in quei borghi. Ne cito uno, ma ne potrei citare tanti: San Bartolomeo in Galdo, che è il comune d'Italia che ha avuto un maggior numero di richieste di attivazioni, e la cosa non ci sorprende, perché l'amministrazione di quel comune ci è venuto proprio quasi a prendere qui in sede a Napoli per poter realizzargli prima degli altri comuni l'infrastruttura. Perché l'altra bellezza del nostro piano è che più un'amministrazione è desiderosa e quindi ci mette nelle condizioni di lavorare in termini di permessi, in termini di autorizzazione, e prima in quel comune si completano i lavori e quindi si mette la popolazione nelle condizioni di poter chiedere il servizio. Ecco, la pandemia ha trasformato alcuni concetti, per certi versi oggi superati, quelli dei servizi non di massa, mentre lo smart working, la didattica a distanza ci ha fatto conoscere nuovi mondi, e anche ovviamente l'importanza di quello che è la nuova comunicazione, la nuova telecomunicazione. Pensiamo anche alla telemedicina, che quando il sistema sanitario sarà pronto ad affrontare altre emergenze sarà assolutamente la prima forma di medicina territoriale molto più evoluta. Ecco, che prospettive tecnologiche ci sono per quanto riguarda il progresso della fibra ottica legata anche al mondo delle telecomunicazioni? Ma quando 5 anni fa circa abbiamo avviato questo progetto, abbiamo dovuto scontrarci con chi ancora con chi si chiedeva a che cosa servisse tutta questa banda, perché avremmo dovuto fare questo progetto quando la popolazione e quasi tutte le aziende potevano andare tranquillamente con il vecchio ADSL e con la vecchia rete rame. Noi, come dicevo prima, ci abbiamo visto particolarmente lungo e abbiamo capito immediatamente che l'unica tecnologia che può
portare a quei livelli di qualità della rete necessari per le abitazioni, per le industrie, per chiunque voglia fare una competizione nel mercato con altri paesi o con altre città. Quando abbiamo detto che volevamo investire in fibra, avevamo certamente in mente le aziende, le industrie, ma avevamo già capito che le abitazioni, le nostre case avevano necessità di una connessione che solo la fibra poteva dare. Poi certamente la pandemia ha fatto esplodere questa necessità. Oggi le nostre case sono degli uffici, le nostre case sono delle classi di scuola, e quindi oggi più che mai è fondamentale andare a collegare non solo le scuole, che stiamo collegando in tutta Italia con la nostra infrastruttura, non solo tutti i vari hub vaccinali piuttosto che ospedali che hanno avuto necessità di passare velocemente alla fibra, ma tutte le abitazioni. E quindi questo è sicuramente oggi, con lo smart working, è diventata una necessità nelle nostre abitazioni. Prego. Sicuramente abbiamo bisogno però dell'aiuto di tutta l'amministrazione e di tutti i vari enti, soprattutto nella regione Campania. Questo è un tipo di progetto per il quale l'unico vincolo, l'unico freno alla realizzazione è esclusivamente l'iter autorizzativo. Quindi c'è bisogno di snellire moltissimo la macchina burocratica, che è uno dei grandi fardelli e che l'Europa ci ha chiesto di riformare, perché altrimenti noi non riusciremo ad avere spazio in quello che sarà il recovery fund. Assolutamente sì. Abbiamo stimato che per ogni comune ci sono almeno 8 autorizzazioni, oltre a quelle del comune stesso, da dover richiedere. Autorizzazioni che richiedono alle volte anche mesi per riuscire a ottenerle. Se domani abbiamo la necessità di scavare 10 metri, 5 metri, fare un attraversamento stradale in uno dei nostri comuni o in uno dei nostri borghi, in quei 5 metri di scavo ricadono 7-8 autorizzazioni. Abbiamo enti che neanche la gente si immagina che esistano, ma che in occasione di questi lavori invece vediamo che diventano una criticità. Da parte nostra, quello che stiamo mettendo in campo è cercare di fare un progetto con un impatto minore possibile, soprattutto nei piccoli centri. Il nostro progetto prevede circa il 70% di riutilizzo di infrastrutture, quindi non dobbiamo scavare, e solo un 30% di scavo, tra l'altro con tecniche molto poco impattanti, quindi come la mini trincea, quindi gli scavi particolarmente sottili. Assolutamente sì. Emanuele, le criticità che sono state esposte sono criticità che mai in questo momento, e soprattutto per ciò che riguarda le nuove tecnologie, dovrebbero essere già superate, però... Sono che tutti ci auguriamo che vengano superate, ma che per ora non sono state ancora superate, come l'ingegner Bruilotta ha giustamente messo in evidenza. E proprio il fatto che lui dica una cosa che colpisce, che per avere praticamente in comune servono almeno 8 autorizzazioni e tutto questo richiede mesi, vuol dire che evidentemente quando noi parliamo di grandi opere e parliamo di burocrazia, parliamo del vero freno alle grandi opere. Però a questo proposito volevo fare una domanda all'ingegnere, perché lui ha detto una cosa prima che mi ha colpito, ha detto: le nostre case stanno diventando degli uffici. È vero, ed è vero molto che si sta diffondendo lo smart working, che nel sud sta assumendo questa caratteristica particolare del south working. E gli ultimi studi hanno dimostrato che sono stati tantissimi, a causa della pandemia, i meridionali che lavorano al nord e che sono tornati al sud proprio con l'obiettivo di poter lavorare da casa, dai loro luoghi. Ecco, lei ritiene che una scelta come quella che ha fatto Open Fiber, puntando su questo tipo di banda larga, possa consentire di utilizzare il south working anche una volta finita l'emergenza pandemica?
Ma, diciamo che lo smart working e il south working ormai sono dei punti assolutamente di non ritorno. Io non immagino, e le aziende oggi non immaginano, che si possa tornare a una modalità di lavoro come quella che avevamo prima della pandemia. Quindi questo è un punto assolutamente di non ritorno, è un punto, noi stessi nella nostra azienda abbiamo in questo momento gente che lavorava a Milano, a Roma, perché poi è chiaro che il fenomeno è molto di spostamento dal sud verso il nord a cercare lavoro, e quindi oggi queste persone lavorano a casa. Però ribadisco, il lavoro a casa non è solo l'invio della mail o scrivere su un Word o su un foglio Excel e quindi basterebbe una connessione anche non in fibra. Oggi lavorare a casa significa mettere le persone nelle condizioni di poter fare tutto quello che fanno in ufficio, poterlo fare a casa, e quindi per farlo hanno bisogno di avere le stesse infrastrutture che hanno quando stanno in ufficio. Aggiungo, visto che parliamo di tematiche che hanno degli impatti sociali, che è una delle cose delle quali andiamo particolarmente fieri, e anche questo è un dato abbastanza in controtendenza rispetto al resto delle grandi opere, è che oggi paradossalmente il mercato del lavoro non è bastevole per tutto quello che servirebbe a noi per fare questa grande opera. Sembra un paradosso. Noi abbiamo risvegliato negli ultimi anni una forza lavoro che chiaramente era ferma perché tutte le infrastrutture del mondo delle telecomunicazioni negli ultimi 20 anni si erano ormai stabilizzate, i grandi operatori avevano già fatto delle opere simili, quindi erano ferme. Ora abbiamo rivitalizzato il mercato. In questo momento lavorano per noi a livello nazionale 55 imprese di rete e oltre 250 piccole imprese di subappalto, ma ce ne servirebbero il doppio per poter dare un'accelerata al progetto. Quindi avere anche rimesso un po' in moto il mercato, avere trovato lavoro a tante persone è un ulteriore plus del nostro questo è un punto fondamentale, tanto per giocare con la trasmissione, è un punto centrale proprio di quella che la possibilità di poter usufruire delle nuovissime tecnologie, perché poi il grande timore è sempre stato quello che magari con lo smart working i consumi potessero rallentare. Invece probabilmente è il contrario, con lo south working, cioè con il lavoro attraverso il quale i nostri immigrati al nord vengono qui a lavorare a casa, in teoria aumenteranno anche i normali consumi, perché ci saranno più persone qui che, dedite al lavoro, avranno necessità di consumare. Sì, assolutamente sì, è già così, e le richieste lo dimostrano, non solo, ripeto, nei grandi centri, ma anche nelle piccole città, perché poi è chiaro che se stiamo dicendo che le persone devono tornare a casa, è chiaro che devono avere in quel paese, in quella città, e non è detto che siano di Napoli o di un capoluogo di provincia, devono avere la possibilità di farlo. Sarebbe paradossale che in un momento in cui c'è la possibilità di tornare a casa, per una mancanza di connessione o mancanza di lungimiranza da parte delle amministrazioni di quel comune, la persona non possa tornare a casa. Oggi però il paradosso è che questa cosa rischia di verificarsi, per cui è importante in questo momento che si spinga tutti nella stessa direzione, si spinga tutti nello snellimento di tutto l'iter burocratico, proprio per consentire a tutti di avere l'opportunità di poter tornare a lavorare nelle proprie case. Emanuele, quindi è anche un'operazione di virtù economica, perché si rimette in moto un ciclo, si rimette in moto un'economia e probabilmente le differenze territoriali possono diminuire. Abbiamo Emanuele Imperiali? Sì, eccomi. Una cosa volevo chiedere all'ingegner Bruilotta. Voi siete stati come Open Fiber tra i pionieri degli investimenti al sud, perché avete agito e agite come concessionari di Infratel
per gli investimenti sulla banda larga nelle aree cosiddette a fallimento di mercato, che in gran parte sono coincidenti con le aree meridionali. È possibile in poche cifre cercare di capire qual è ad oggi lo stato dei vostri investimenti in queste aree a fallimento di mercato, quanto avete investito e soprattutto quanti comuni siete riusciti a collegare con la banda larga al sud? Allora, in questo momento abbiamo, diciamo che l'investimento complessivo al sud è di circa 1,5 miliardi, è suddiviso in circa 900 euro nelle medie e grandi città dove noi lavoriamo come operatore privato, quindi con un capitale totalmente privato, e il resto, quindi circa 500-600 mila euro, nelle aree bianche, le aree a fallimento di mercato, dove invece lavoriamo con una parte anche col nostro investimento, ma avendo vinto dei bandi messi a gara dal Ministero delle Infrastrutture e con l'aiuto delle regioni e dei comuni, quindi di fatto lavoriamo con soldi, con soldi pubblici. Il piano delle piccole città è in fase abbastanza avanzato. Ad oggi ci sono circa 200 comuni che possono commercializzare la fibra ottica, quindi su cui abbiamo aperto la commercializzazione. Se parliamo di Napoli, il piano complessivo prevede circa sostanzialmente tutti i comuni, quasi tutti i comuni, e quindi di questi circa 380 da collegare in fibra ottica. Dobbiamo completare, e stiamo in linea con questo programma per completare l'anno con circa 200 comuni già completati in fibra ottica alla fine di quest'anno, per completare poi negli anni successivi. Ingegnere Briulotto, lei che è un maratoneta provetto, ha partecipato a tante gare, credo anche alla maratona di New York, così insomma in conclusione brevemente, questo traguardo quando sarà raggiunto? Che tempi ci sono per completare l'opera della fibra ottica? Ma diciamo che questa è un po' come una maratona, bisogna andare piano piano e senza strafare, guardando bene tutto, che sia tutto a posto in termini di energia, in termini di concentrazione e determinazione, che è quello che stiamo facendo. È un lavoro certosino che impegna tutta la nostra struttura nelle varie fasi, nell'ottenimento dei permessi, nello spingere, nel gestire bene tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, per riuscire a completare il progetto entro il 2023 come da programma. Emanuele Briulotta, ingegnere responsabile per il Sud, quindi Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, per quanto riguarda Open Fiber e la super fibra ottica. Grazie per essere stato con noi, grazie per averci illustrato attraverso non solo le cifre, ma attraverso quella che è la progettazione di quello che è il futuro che stiamo costruendo, perché ovviamente aspettiamo tutti il futuro, perché anche questo momento difficile e problematico passerà. Grazie per essere stato con noi. Grazie.